Cioè noi dobbiamo passare qua. Falla scivolare, vieni, lascia i freni. Scivolare, vieni, lascia i freni. Datemi l'asfalto. Basta. È stata una serata distruttiva psicologicamente, perché il manubrio della Desert si è ristorto e guidare col manubrio storto ti passa la voglia veramente. Comunque alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo pure fatto cose fantastiche, quindi tutto stupendo, e abbiamo trovato un posto bello dove mettere la tenda, quindi sono super contento, anche perché era 2 anni praticamente che non andavo in tenda, 2 anni no, ma un anno e mezzo sì, e alla fine quanto è bello comodo, e ora si dorme, domani si riparte. Vabbè. La mattina dopo ci siamo trovati di fronte a un panorama del genere. Trovato tra l'altro totalmente a caso al buio, guardando con le immagini del satellite. Ma io dico, ma meglio di così. Era difficile, al buio, un posto del genere. Cacatina, mattutina, mucca, ciao. Dai, devo dire che la notte era andata bene e il posto dove avevamo messo la tenda, era incredibile. Penso che eravamo entrambi un po' stanchi dal giorno prima, però era tempo di proseguire, volevamo esplorare un po' questa zona a caso. Vedi, perché queste strade sono tutti percorsi che finiscono a fondo cieco come maiali. Il giorno prima avevamo seguito le tracce della Tet, ma stavolta avevo voglia di fare come faccio di solito quando viaggio, ovvero a caso, guardando le immagini del satellite e andando un po' a sentimento. Qui sembra essere in una fiaba. Stavamo girando la zona del Gennargentu e altro non vi so dire. Qui nell'arco di pochi metri ho sentito 2 tipi di rumori strani. Allora, gli spari, era qualcuno che probabilmente cacciava, ma quel rumore dalla moto di Ludo non era entusiasmante. Che fai? Non lo so. Questo verso strano sembrava partire dalla ruota posteriore e Ludovico ha iniziato ad avere il sospetto che fosse partito un cuscinetto. Possibile, però eravamo in mezzo al nulla e anche volendo non è che si potesse fare un granché. E quindi abbiamo proseguito. Nel frattempo continuavamo a seguire questa strada che continuava a salire e adesso ci stava portando a questa montagna che sembrava fondamentalmente fatta di rocce, sassi, massi buttati lì. Ho visto una strada che saliva e ho pensato, ma non è che riusciamo a scavallare? Troppo scivoloso. Ora in effetti ero anche con le Pirelli STR, ma a prescindere, ovviamente questo posto non portava da nessuna parte. Come tante cose nella vita, non porta a niente questo percorso. Bravo, Lollo! Bravo il cazzo! Bravo!
Ora bisogna riscendere. Bravo. Sì, bravo coglione. Lì, probabilmente questo era il percorso da trial che si era visto. Che... Per i percorsi da trial direi che possiamo utilizzare anche un'altra moto. Detto ciò, in tutto ciò ci eravamo accorti che c'era del ghiaccio. Ti conviene salire di botto, che c'è ghiaccio dietro. Aspetta. Vai giù tu, Lolo. No, aspetta, ora metto un posto più comodo per io. Oh, no. Incredibilmente ho scoperto che la moto sul cavalletto laterale in discesa non ci va. Si è stancato. Buona mano? Ma se me la tieni... Vabbè, di qua non si saliva. Il succo era che mi ero visto dal satellite una serie di punti che era bello poter andare a vedere. Sembrava che ci fossero delle strade, ma non erano tutti collegati, chiaramente. E nel frattempo toccava scendere da qua su. Da qui non saremmo passati. Mi ero segnato dei waypoint che cercavo di connettere un po' a caso, ma non ce l'avremmo fatta di qua. Però avevo trovato un altro posto che... Ehi, si sliccia sulla neve. È una cosa assurda, c'è la neve in montagna d'inverno. Come è possibile? Assurdo. Il menù di oggi propone scassatelli sardi. Strade scassate e un caffè. E spari, vai, prosegui. Sto coglione. Ai. Grazie Ludo, grazie. Anche questa strada si era rivelata un fondo cieco. Però ragazzi, che roba! Sono piccolissimi. Mamma mia! Bellino questo pezzettino qua a salire. Allora, siamo sulla strada giusta. Ora se andiamo a sinistra, allora, forse c'è, però se vogliamo andare dove dico io bisogna andare, ci si arriva in tutti e due i modi, però c'è il rischio che questo diventi un single track, questo no. Che vuoi fare? 5-3. Let's go. C'erano due strade, una che sembrava bella larga e poi c'era quest'altra. Ma chi Cavolo me l'ha fatto fare? Nessuno, però ero lì. Io credo che questo non sia fattibile.
Vado a vedere a piedi. Era fattibile, con un mono e tanta voglia di morire. L'unica cosa da fare era girare la moto e tornare indietro sull'altra strada. Bravo. Va bene, bravo. No. Vieni un po' più indietro. Ora, tralasciando le pendenze che non si capiscono, ma vabbè, non mi stavo lamentando del manubrio, L'avete notato? Cristo santissimo. Grazie a Outback Motor Track che ci fornisce protezione gratis. Che grattata gli ha dato. Scusa, ma mi devo riprendere un attimo. Allora, ci sei? Se ci avete fatto caso, non ho più parlato del manubrio, non perché fosse dritto, ma semplicemente perché a un certo punto Ludovico mi ha detto che era una principessa e mi stavo lamentando, e aveva ragione, quindi ho smesso di lamentarmi e sono andato col manubrio storto. Lassù dobbiamo arrivare. Quindi nel frattempo stavamo continuando. I rumori che faceva la moto di Ludovico ogni tanto si sentivano, ogni tanto no. Lui non era sicuro che fossero problemi ai cuscinetti e quindi lui coi cuscinetti così, io col manubrio così, abbiamo continuato. Io non lo so se credere a quello che sto vedendo o no. In effetti non chiedetemi dove eravamo perché non ne ho la minima idea, ma ci eravamo ritrovati in un altopiano pieno di strade sterrate percorribili, con un panorama bellissimo, percorsi tutto sommato semplici ma di una panoramicità incredibile. Era un paradiso. Ho trovato un posto io a caso, ovviamente. Questo è come mi immaginerei tipo la Serbia, il Montenegro. A me ricorda un sacco un posto che ho beccato in Corsica facendo la TED sempre. Però appunto perché è similare come ma bellissimo. Mamma mia che spettacolo. Adesso dovremmo riuscire a fare tutto questo crinale. Hai visto che si vede tutta la vallata là sulla destra? Bellissimo. Bello. Lunare. Ci sono quei momenti nella vita in cui capisci che devi soltanto goderti un'esperienza. Ecco, questo era uno di quei momenti. Ciao.
Che meraviglia, eh? Tutta questa zona del Gennargentu è semplicemente meravigliosa, vale veramente la pena. Quella che scende di qua. Non contenti, perché non siamo mai contenti, avevo trovato una sorta di fiume in secca da poter attraversare e, sempre guardando dal satellite, pareva ci fosse una strada, un sentiero che ci arrivava. Ah, fermi un po'. Ludovico scende, quel bastardo. Mica come me che mi cago addosso. Mica come me che mi sto cagando addosso. Porco cane. Anche se è sbagliata poi a salire è tosta. Se è sbagliata poi a salire è tosta. Bene. Io non so se questa era la traccia, beh oddio non so neanche se ci fosse stata una traccia, sicuramente non era per maxi enduro, magari con l'enduro ci passi di qua, fondamentalmente si scendeva giù dalla montagna, diritto per diritto. Ecco, proprio mentre ci stavamo divertendo, Ludovico mi ha detto che la moto continuava a fare quei versi strani e aveva molto paura che fosse partito un cuscinetto. Il problema era che dovevamo farci almeno 2 ore di autostrada per ritornare da Olbia e poi da Livorno Ludovico doveva farsi 4 ore di moto di autostrada per ritornare fino a casa sua. E quindi niente, abbiamo dovuto chiudere il giro qui. Però insomma devo dire che ci siamo divertiti molto. La Sardegna è un territorio molto strano, probabilmente sottovalutato sotto tanti punti di vista. Fatto sta che a gennaio abbiamo trovato strade vuote, mucche per strada, questo sì, e poco altro. Una terra deserta, a tratti quasi inospitale, però è in grado veramente di regalare emozioni e di offrire scenari che passano dal deserto alle foreste, alle pianure, agli altipiani. È semplicemente incredibile. Questa è la fine che ci meritavamo. Dopo avventure eccetera ci ritroviamo a dormire per terra nello schifo. Yeah.